si chiama C-Cat 38 e pensate, ha appena vinto la celeberrima ARC, la regata transatlantica. È lunga 12 metri e ne misura quasi 6 di vaglio massimo. La caratteristica principale di questa barca, quella che ci ha spinto a selezionarla per essere visitata, è che in soli 12 metri appunto riesce a garantire prestazioni ma anche spazi da barca di dimensioni decisamente maggiori. Andiamo a scoprirla insieme. Ed eccoci nella dinette di questo 38 piedi, Cat C38, che come vedete ha dimensioni decisamente extra large. Qui troviamo una cucina a 2 fuochi completa di lavabo, qui sotto c'è decisamente molto spazio di stivaggio e anche qui a dritta ci sono ripiani che, essendo un catamarano, quindi una barca che normalmente arrolla molto meno del normale, ci consentono di stivare altre cose. Qui sulla sinistra c'è un grande frigo, altro spazio di stivaggio, e questo è il pannello dedicato al controllo tecnico dell'imbarcazione. Scendendo sullo scafo di dritta noi accediamo alla cabina dedicata all'armatore. Ed eccoci arrivati nello scafo dedicato all'armatore. La master cabin è di dimensioni decisamente grandi per un'imbarcazione di soli 12 metri, il letto è di dimensioni queen size, quindi diciamo almeno 160 cm di larghezza per quasi 2 metri di lunghezza. Sempre in questo scafo troviamo tantissimo spazio di stivaggio, un grande divano che accompagna il passaggio centrale e, incredibilmente, su una barca così piccola, un bagno dotato di enorme box doccia separato e tutti i servizi necessari. Dallo scafo di sinistra si accede alle 2 cabine che sono divise fra ovviamente cabina di prua e cabina di poppa. La cabina di prua è una cabina di dimensioni ovviamente più contenute, ma comunque sufficienti ad accogliere 2 persone. La cabina di poppa del C-Cat 38 è anch'essa di dimensioni extra large. Qui possiamo dormire per baglio, ovviamente, e anche in questo caso abbiamo ben più di 2 metri di lunghezza per 1,60 m di larghezza. Nella cabina c'è ampio spazio di calpestio, un divanetto che facilita le nostre operazioni o per il relax o comunque quando ci dobbiamo cambiare, e come potete vedere tantissimo spazio di stivaggio. Il bagno dello scafo di sinistra è condiviso dalle 2 cabine, ma è comunque di dimensioni più che accettabili. E qui si conclude il nostro giro degli interni, ma è arrivato adesso il momento di andare a vedere il vero cuore di questa imbarcazione, che è un'imbarcazione a vela, un catamarano a vela capace di prestazioni decisamente fuori dall'ordinario, quelle che gli hanno consentito di vincere in classe B, appunto, come vi dicevo prima, la ARC. Andiamo a scoprire quindi le sue caratteristiche tecniche. C-Cat 38 è un multiscafo che, pur avendo grandi spazi come abbiamo visto a disposizione, non dimentica la sua vocazione di crociera veloce. È quindi un catamarano a vela capace di esprimere prestazioni abbastanza fuori dall'ordinario. Lo dimostrano i 79 metri quadri di superficie velica di cui ha bisogno, fatti da una grande randa da 46 metri quadri. Quando navighiamo di poppa possiamo anche issare un gennaker da ben 80 metri quadri. Chi ha fatto la traversata atlantica ci ha riferito di velocità decisamente sorprendenti, con punte di 18-20 nodi, quindi un'imbarcazione capace di darci anche grandi soddisfazioni. Tecnicamente la barca dispone di 2 derive strutturali in carbonio che portano il suo pescaggio a 1,30 m, ma che le consentono in questo modo anche di risalire il vento ad angoli di bolina tipicamente più simili a quelli dei multiscafi che ai catamarani da crociera pura. Anche le manovre, come vedete, sono tutte rinviate verso le postazioni di comando, quindi vicino alla ruota, sia i winch che tutte le scotte e le drizze, perché questa è una barca
anche semplici da condurre, quella che in gergo viene definita Easy Sailing Boat. La visibilità in avanti è una delle caratteristiche più importanti di un catamarano a vela. Sul CK38, come vedete, la posizione è ergonomica, la mia visibilità pur stando seduto è ottima, aumenta quando sto in piedi, così come a livello ergonomico è molto comodo mettersi in questa posizione quando navighiamo a vela per avere la miglior visibilità possibile sulle vele. Allo stesso modo qua troviamo a portata di mano il winch della Randa e il suo trasto, il winch del Genova è altrettanto a portata di mano, tutti alimentati da servomeccanismi elettrici, il che rende di nuovo molto semplice la sua gestione. Sempre dalla postazione di comando abbiamo a disposizione le manette, perché ricordiamoci, i catamarani hanno il grande vantaggio di non aver bisogno di eliche di prua o di poppa per manovrare in porto, perché abbiamo due motori e quindi semplicemente utilizzando le manette, un po' come si fa sui carri armati, un motore avanti e uno indietro, e il nostro catamarano ruoterà sul suo asse fino a raggiungere la posizione che desideriamo. Quindi una barca che, come vedete, è davvero molto semplice da gestire anche per una persona sola. All'estrema poppa troviamo, oltre al trasto di Randa di cui vi ho parlato poco fa, anche le due enormi grouette che ci consentono di alloggiare un tender anche a chiglia rigida di dimensioni decisamente fuori scala per un'imbarcazione di 38 piedi. Un'altra grande comodità per chi vuole vivere in mare con un multiscafo a vela. Come avrete certamente capito, questo CK38 è una delle barche più interessanti di questo salone, che noi abbiamo voluto selezionare anche perché in 38 piedi rappresenta probabilmente una delle migliori soluzioni per chi vuole avvicinarsi al magnifico mondo dei multiscafi a vela. E con questo The International Yachting Media vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima recensione.